Buongiorno miei cherries, ben ritrovati, eccoci qui con la seconda parte del vlog su Trondheim, finalmente. Se non aveste visto la prima parte vi lascio il link qui nella finestrella con le informazioni. Direi che senza ulteriori indugi io faccio partire la sigla e vi lascio allo stupendissimo vlog. Seguitemi fino alla fine in tutte le mie avventure mirabolanti nel centro di Trondheim. Ok, questo è il nostro hotel, non il Britannia come potete vedere, ma comunque è carino. Si chiama Best Western Plus Bakeriet ed è un antico panificio riadattato a hotel. Qui dentro è molto caratteristico, molto carino. Ok, c'è un sacco di gente che ci ruberà il tavolo per la colazione. Non importa. Questa è la zona comune con i tavolini. Fuori si vede la via e dobbiamo aspettare per far colazione. Siamo nella sala in cui servono la colazione, come vedete il banco del buffet è vuoto. Era un cortile interno comune a più palazzi, adesso è stato coperto con questa cupola di vetro. Questi sono i forni originali in cui cucinavano il pane. Guardate che carino, guardate com'è caratteristico. Mi piace un sacco questo hotel, devo dire. E qui ci siamo finalmente seduti, di nuovo la cupola in vetro e una visuale più da vicino dei forni. È veramente spettacolare questa sala. Abbiamo scoperto che la colazione consiste semplicemente in caffè, succo d'arancia, un uovo alla coque, una fetta di pane, una mini briochina, un mini croissant, un po' di marmellata e burro e affettati e formaggio. Stop. Tutto considerato, secondo me stiamo aspettando un pelo troppo. Anche perché quello che ci è arrivato è per lo più roba confezionata. Oltretutto, alla fine il croissant nemmeno ce l'hanno portato. Dove staremo andando tutti vestiti carini? A lavare il piumino nella lavanderia automatica. Era una delle nostre quest di oggi, una delle task che dovevamo completare. Cioè, comodo ma che triste che è. Bene ragazzi, un feedback sull'hotel, posizione top perché è quasi in centro ed è una zona molto carina. L'hotel carino, il letto super comodo, è uno dei letti più comodi in cui abbia dormito in hotel finora. La stanza non è enorme, però cioè, oggettivamente ci dovevamo passare veramente pochissimo tempo, quindi non avevamo bisogno di molto di più. La colazione, tasto dolente, però non avendo provato la loro colazione solita, normale, a buffet, non mi esprimo, presumo che sia molto meglio di solito. Quindi niente, diciamo, direi feedback positivo, ecco, gli darei un 7 su 10. Che altro? Costicchia, ma neanche più di tanto, nel senso è il miglior hotel con rapporto qualità-prezzo che abbiamo trovato e comunque in Norvegia in generale gli hotel costano molto, quindi io ve lo consiglierei, mi sento di consigliarvelo, ecco. E nel caso in cui voleste venire in Norvegia a fare immersioni, ragazzi, a Trondheim non manca nulla, abbiamo anche un negozio che vende attrezzature per sub. Ok, l'abbiamo fatto, sì, lo sto facendo. L'abbiamo preso. Adesso siamo pronti a probabilmente spaccarci una caviglia, o meglio io. Notate amici la mia padronanza del mezzo, nonostante sia letteralmente appena salita. Mamma mia, ma quanto si vede che sono terrorizzata dall'investire qualcuno. Cioè, è divertente, ma che paura. Ecco, questo è il Nidarosdomen d'estate, non si vede niente perché è pieno di alberi. Oggi, amici, meteo perfetto, stupendo, una giornata spettacolare, 15-16 gradi, sole, pochissimo vento. Quando ci sono queste giornate, la Norvegia io ve la straconsiglio.
Purtroppo giornate così belle non sono la norma qua, però insomma quando capitano bisogna uscire e godersi il sole, godersi la temperatura perfetta. Facciamo una recensione del monopattino. Allora, come si usa? Si scarica la app, bisogna collegare il numero di telefono e un metodo di pagamento che può essere PayPal o la carta di credito, a vostra discrezione. Poi, quando trovate un monopattino in giro, attivate l'app, dovete scannerizzare il codice QR che c'è sul manubrio praticamente e niente, inserire il numero del monopattino che è scritto proprio sotto il codice, praticamente vi dà, cioè come se fosse la sua targa, no? Quindi associa il vostro telefono al monopattino, si parte. Come si parte? Bisogna dargli la spinta facendo un metro col piede, quindi 2 pattinate col piede, e poi c'è un tasto con scritto Go sul manubrio, bisogna schiacciare, a seconda di quanto si preme va più o meno veloce. E poi ci sono i freni, come una bici. Ogni volta che ci si ferma bisogna poi ripartire così a piedi, con 2 pedate, e poi riparte col tasto. Va abbastanza veloce, non è obbligatorio il casco ma è fortemente consigliato. Io direi che forse potrebbe anche diventare obbligatorio, è un po' pericoloso, perlomeno per come guido io, che guido un po' come una malata di mente. Cioè mi sento insicura, però vado comunque veloce. Vabbè. Si può andare o sui marciapiedi o sulle piste ciclabili, o comunque la zona per le bici, o anche sul ciglio a lato della strada, praticamente sul ciglio. Sarebbe meglio non andare in mezzo alla strada, però ci sono alcune zone della città, praticamente il GPS legge alcune aree pedonali in cui lui rallenta automaticamente, quindi va in modalità slow, in modalità lenta, e niente, va molto piano finché non si esce da quella zona pedonale, poi riparte velocissimo. Potevo forse, amici miei, non tornare nel mio negozio preferito a Trondheim? Assolutamente no. Oggi vi farò vedere solamente il reparto di Harry Potter. Questo sarebbe il mantello dell'invisibilità e devo dire che è anche abbastanza morbido. Qui abbiamo la mappa del malandrino e il carrello della stazione. Qua c'è una cioccorana di peluche con la sua confezione, con le figurine, la giratempo e il boccino d'oro. E qui abbiamo invece l'ombrello di Hagrid con la punta fatta con la bacchetta. Che figata! Se si usassero gli ombrelli in Norvegia lo comprerei subito. Vediamo cos'altro abbiamo. Ciabatte super pelosissime di tutte le case, non troppo adatte a questa stagione secondo me, e anche cappellini, guanti, sciarpe, anche questi non molto primaverili. Qui abbiamo un bellissimo quadro dell'Hogwarts Express, che bello, mi piace, lo voglio. Qui abbiamo delle cose, credo siano tipo delle Funko Pop o qualcosa di simile, degli animali fantastici. E sotto le bacchette tipo di tutti i personaggi. Qui tazze, tazze, tazze. E qua, ecco, molto più adatto alla stagione, forse infradito di Harry Potter. No, che carina questa via del centro con tutti gli ombrelli colorati. Guardate quanti colori. Mamma mia, quanto fa estate, lo adoro. Ah, finalmente pranzo all'italiana, ragazzi, con un bel pane come lo facciamo noi, non quello schifo che c'è in Norvegia, con mortadella, carciofi e brie. Buonissimo. È gestito da italiani, è un panificio, non è che sia un ristorante, ok. Però ha dei tavolini, fanno panini, pizze, tutto con prodotti italiani. E cioè, spettacolare. Abbiamo preso un panino con la mortadella, che io non ho mai mangiato la mortadella in Italia, ma qua, non lo so, mi sogno panini con la mortadella, non so perché ho ste voglie. E fantastici, costicchia, però ci sta, devo dire che veramente ci sta. È stato, poi ci parlavano tutti in italiano dentro, bellissimo, è sembrato di essere in Italia per 20 minuti. Sappiate, gente, che non è una vera gita a Trondheim se non passiamo all'Ikea. Ebbene sì, ufficialmente ve lo dico, abbiamo una lista di 5 cose piccole, 5 stupidate da comprare veramente, ma secondo me anche stavolta riusciremo nella mirabolante impresa di sforare il budget miseramente. Stiamo tornando a casa, spero che il
vlog vi sia piaciuto, io mi sono divertita un casino a girarlo, specialmente perché ho provato una cosa nuova, il monopattino elettrico, senza ferirmi mortalmente. Una cosa inaspettata, onestamente. Pensavo di farmi molto male o di uccidere qualcuno, invece no, quindi 100% di successo per questa giornata. Ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per ricevere le notifiche quando pubblico un video, seguitemi su Instagram, condividete il video con tutte le persone che conoscete per convincerli a visitare Trondheim, che è una città super divertente se sai dove andare, altrimenti è solo una città divertente e normale. Va bene ragazzi, un grazie gigante per aver guardato il mio vlog, un bacione, ciao! Comunque, piccola informazione di servizio, ci sono 16 gradi e io sto morendo di caldo, letteralmente. Non so come sia possibile, ma in Norvegia io lo soffro da morire il caldo.